Se la pompa di scarico della lavastoviglie si attiva però non avviene lo scarico, è necessario eseguire alcuni controlli. Vediamo quali. La prima verifica che dobbiamo eseguire è quella relativa al tubo di scarico che esce dalla parte bassa della lavastoviglie. Pertanto, una volta che l'abbiamo portato verso avanti e abbiamo possibilità di agire nella parte dietro, dobbiamo verificare che sul tubo non vi siano strozzature, quindi piegamenti in questo modo che possono impedire il passaggio dell'acqua. Valutato e stabilito che non vi sono delle strozzature sullo scarico, la seconda cosa che dobbiamo verificare è che l'impianto di scarico, pertanto se si tratta di uno scarico a muro o eventualmente di un collegamento del tubo di scarico all'interno di un sifone, verificare che non vi siano degli impedimenti, delle ostruzioni a questi tubi, a questi scarichi che impediscono per l'appunto il passaggio dell'acqua. Per farlo possiamo semplicemente sganciare questo tubo e posizionarlo all'interno di uno scarico diverso, ovvero all'interno di un lavandino, di un lavabo o anche eventualmente di una bacinella, al fine di sincerarci che nel momento in cui andiamo a impostare uno scarico questo si possa verificare tranquillamente. Pertanto, se si verifica, sappiamo che c'è un problema a livello di scarico del muro o eventualmente del sifone e quindi agiremo su di essi di conseguenza. Se abbiamo eseguito le due verifiche precedenti e non abbiamo riscontrato nessun tipo di problema, dobbiamo concentrare la nostra attenzione sulla pompa di scarico che è posizionato, lo possiamo vedere, in corrispondenza del tubo di scarico. Pertanto, per identificarla basta seguire la posizione del tubo di scarico e subito all'interno troviamo posizionata la pompa di scarico. Ovviamente, se la sentiamo entrare in funzione ma lo scarico non avviene, è ovvio che la pompa di scarico è difettosa e va sostituita. Un'altra causa che invece potrebbe essere imputabile non direttamente alla pompa di scarico, ma il controllo che dobbiamo eseguire in questo caso, è quello del tubo che collega la pompa di scarico al pozzetto, che impedisce il passaggio dell'acqua. Pertanto dobbiamo togliere questo tubo e verificare se è completamente libero. Quindi, una volta che l'abbiamo tolto e abbiamo identificato che il tubo è completamente libero, che nella parte interna non ci sono dei problemi per quanto riguarda il passaggio dell'acqua, possiamo procedere alla sostituzione della pompa di scarico.